Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Ferrari 330 P4, l'auto da corsa ritenuta per molti la più bella di sempre. È un fatto soggettivo, è indubitato che è una macchina meravigliosa, poi con i numeri di gara io le preferisco, sono belle comunque, ma con i numeri di gara oltre ad avere una storia proprio costruttiva, hanno proprio anche un passato storico sulle gare, quindi è una cosa che mi affascina tantissimo, i piloti, tutto il team che c'è dietro. Non è solo ed esclusivamente la macchina, è un'edizione Centauria in scala 1/8, uscita numero 4 delle 110 previste. Grazie a tutti, grazie anche di apprezzare il mio fratellino Michelangelo, il mio gatto tigrato. Ancora non è arrivato, ma è difficile che riesca a finire un video senza che lui balzi nel cubo box. A me la cosa fa molto piacere, spero solo che non mi faccia danni ai modelli, ma non importa, prenderò un'altra uscita dovesse mai accadere, l'importante è che il mio gattino stia bene. E quindi vi ringrazio, contraccambio ovviamente i saluti anche per lui, oltre che anche da parte mia, ci mancherebbe. E ringrazio quindi voi tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Io ho già detto qualche volta in merito qualcosa, però sinceramente non so quanto questo possa far piacere agli editori o se sotto c'è una cosa più importante per cui è necessario fare storia dell'automobile, in questo caso ad ogni fascicolo. Però visto che c'è veramente scritto poco, la storia non è grandissima di quest'auto. Alla fine avremo 98, 110 uscite con mezza pagina, quindi 50 comunque pagine ci sono di storia e non sono poche. Però sarebbe bello se facessero uno o più fascicoli esclusivamente con la storia del modello. Non so se questo sia fattibile, e invece lasciare tutti questi esclusivamente per il montaggio con le istruzioni. Non lo so, sarebbe carino per noi perché avremo una sorta di libricini più diciamo più corposi, ecco, e forse la voglia di andare a leggere per molti sarebbe anche più naturale, ecco. Comunque adesso procedo al montaggio di questa uscita numero 4. Troviamo l'altra parte della scatola del cambio, eccola qui, la destra. Controllate comunque sempre il riferimento delle lettere, in questo caso R, destra. Il tubicino trasparente, mettiamolo subito via perché non ci servirà in questo montaggio, così come non ci servirà questo pezzo qui, che è il raccordo a 4 vie. Questa è la pompa, un attimo, no, la leva della frizione in plastica. Provo a spostare il fascicolo dietro, vediamo se riesco a mettere a fuoco esclusivamente il pezzo. Ecco qui. Poi questo, che è la scatola rinvio del selezionatore. Guardate anche qui
in particolare delle viti messe in evidenza con la vernice nera, lo trovo molto carino. Io qui sono andato già a mettermi una vite AP. Ovviamente non avvitatela assolutamente fino in fondo, perché mancando questa, che è la leva del rinvio del selezionatore ed è in metallo, la vite entrerebbe fino in fondo e vi bucherebbe il pezzo dietro, quindi attenzione. Pannello laterale, anche questo guardate che carino. Pompa della frizione. Qui poi andremo ad attaccare la molla, che avrà uno scopo puramente estetico, da questo occhiolo a qua. Però è carino, come sulla Lancia Stratos, se vi ricordate. Questa è la molla che useremo. Questo è un dettaglio della scatola del rinvio, quello che poi andremo a mettere qua, perché questo pezzo rimane scoperto e quindi questo fa la copertura. Un dettaglio importante, sono cose che io apprezzo. Qui abbiamo il semiasse destro, che in realtà si potrebbe montare sia da una parte che dall'altra, così come la crociera qui. E questo è il trascinatore semiasse. Come potete vedere, io ho già inserito all'interno una vite AM per metallo. Non ho usato il lubrificante perché userò della colla e ve l'ho fatto già vedere nell'uscita precedente e vi ho spiegato il perché, poi probabilmente ve lo dirò di nuovo. Qui invece abbiamo le viti SM, queste. Vi ho già spiegato come è più semplice operare, quindi andare ad inserire le viti per avvitare senza farmi male le dita. Ve l'ho spiegato nel video dell'uscita numero 3. E quindi abbiamo 3 serie di viti: AP da avvitare nella plastica, AM ed SM. Sono le stesse viti che si ripetono del montaggio precedente. Il tubo abbiamo detto che è messo da parte. Procediamo quindi al montaggio. Faccio la stessa cosa che ho fatto prima. Vado a mettermi della colla, usate qualsiasi colla. Io adesso userò la Loctite, che sono abbastanza contrario generalmente quando le persone la vanno ad usare nella plastica, vi ho spiegato il perché, ma qui andrà benissimo. Io uso quella in gel. Ve ne faccio solo vedere una e poi faccio la stessa cosa poi con le altre. Io mi sono creato i filetti prima, fatelo anche voi, ma non arrivate con le viti fino in fondo, perché un foro è passante, l'altro invece no. Un foro attraversate da una parte all'altra, vedete qua, qua non attraversa, e quindi ovviamente neanche da questa parte. Quindi attenzione ad avvitare le viti, non avvitatele più di così, altrimenti la vite continuerà a filettare, batte con la testa della vite sotto. Se siete fortunati vi strappa il metallo e potete ancora recuperare con una vite un po' più grande, allargando anche questo foro. Se invece vi va male, vi si rompe dentro e dovete riordinare il pezzo, quindi attenzione. L'ho messo qui, ok.
Perfetto. Adesso non mi rimane che avvitare. Prima stringo tutto e poi lo rendo mobile, quindi piano piano, senza fretta, perché non deve ballare, deve essere libero di muoversi, ma non deve ballare, anche se non ci dobbiamo giocare. Ecco, perfetto. Perché ho messo la colla? Per chi si fosse perso il video precedente, andate a vederlo, mi raccomando, non andate veloci avanti, perché poi mi scrivete in privato delle cose le quali risposte sono contenute nel video che voi avete mandato avanti veloce, mi raccomando. Perché quindi ho messo la colla? Perché quando voi farete muovere, anche solo per provare questo pezzo così, la vite tenderà sempre a svitarsi. Anche con la Ford Gran Torino andava fatto questo. Con tutti i modelli dove ci sono questi movimenti, lo sterzo, i semiassi, fatelo perché vi serve. Adesso metto pausa, monto anche questo e ci vediamo dopo. Vedete? Adesso svito la vite AM e faccio la stessa cosa, metto un po' di colla qua dietro, ma prima di fare questo, se vi ricordate, mettete il pezzo così. Adesso non rimane perché c'è il pezzo più lungo sopra, ma prima di montare il pezzo di prolunga, lui deve rimanere in piano. Il vostro non rimarrà in piano perché è un po' bombato. Dovete semplicemente con la lima, attenzione, non dovete consumare 1 millimetro, dovete semplicemente spianarlo appena appena e basta, niente di più. Adesso un goccio di colla qua dentro, così. Stringete forte, ma non deve essere fisso questo, assolutamente. Quindi svito finché è libero di muoversi, ma non balla, non deve ballare. Ecco, come anche quello del montaggio precedente, vedete? E questo è il montaggio corretto. Adesso andiamo avanti. Ragazzi. C'è una zanzara che ha tentato di pungermi. Adesso siamo qui. Perfetto. Prendiamo questo, la leva della frizione. Abbiamo due perni, uno più grande e uno più piccolo, con i rispettivi fori. Eccoli qui. Attenzione quando si eseguono queste cose, perché è facile rompere i perni.
una fretta subito di mandare giù il pezzo e lo danneggia. Attenzione, si mette un dito sul primo perno e un dito sul secondo perno, non solo sul primo, e si va giù delicatamente. Così, finché sia tutto in battuta. Una volta fatto questo, prendo la molla, eccola qui, e devo andarla a inserire da un foro qua nell'occhiolo all'altro qua. Quindi vediamo come metterla. Se metterla così, scusate ragazzi perché sto ragionando. Allora, se la metto così si vede comunque da questa parte l'apertura, e se la metto girata si vede da quest'altra, non cambierebbe nulla. Però c'è qualcosa che cambia e adesso vi faccio vedere un attimo solo. Faccio una prova. Sì, c'è una cosa che cambia, adesso vi faccio vedere. Guardate, se voi mettete la molla girata in questa maniera, vedete? Con l'attaccatura qua è bassa e qua è alta. Proviamo a metterla dalla parte alta. Vediamo come si presenta la molla. Sono cose estetiche, eh? Se volete non le seguite. Io invece preferisco fare sempre delle prove. Ok. Tenete il dito qui così se vi scappa non vi esce. Ecco qua. Allora, vedete? A me non piace assolutamente quello che vi spiegavo prima, perché l'ho attaccata con l'attaccatura sopra. Ma se io giro la molla al contrario, questa distanza qua aumenta tra la molla e questa parte qua in plastica e qui non mi fa questo lavoro. Proviamo? Avete visto, mi è scappata, ma tenendola ferma la molla non va da nessuna parte. La inserisco solo meglio dentro, così. Guardate adesso, a me piace decisamente di più, posso farla anche scendere per avvicinarla un po' da questa parte perché è un po' distante, vabbè. A me piace decisamente di più così perché non va a battere sul pezzo di plastica. Voi mettetela come meglio credete. Sì ragazzi, Michele è esaurito e da ricovero, ma io sono fatto così. Stavo solo accertandomi che questo gancio non esca. Vediamo un po'. Metto pausa un attimo, voglio accertarmi che questo gancio non mi esca fuori perché non lo vedo molto bene. Forse devo torcerlo un po' ad uncino, scusate. Vediamo dopo, Ho fatto semplicemente questo. Con questa pinza ho preso
questa parte qui che era girata troppo in su, l'ho contrastata con il dito indice e ho tirato in giù questo. Ecco. Vedete? Adesso è perfetto e mi piace. Così. Allora, adesso inserisco i due perni qui, ma attenzione a non premere sulla molla, mi raccomando. Vediamo un po'. Fateli entrare in maniera uniforme da una parte all'altra, altrimenti rompete i perni. Già così c'è il pericolo, figuriamoci se non li fate entrare bene. Ok, la molle a posto, il pezzo a posto, così è perfetto. Adesso prendo questo, vado a rimuovermi la vite AP, questa, giro il pezzo in questa maniera, guardate, e inserisco questo così, proprio così. E avvito. Ok? Chiaro? State attenti a non danneggiare questo perno. Vi ricordo che questa leva è in metallo. Bravissimi che l'hanno fatta in metallo. Probabilmente farà qualcosa, vedremo. Questo pezzo va inserito qui, che è la copertura della quale vi parlavo all'inizio, e va inserito proprio così. Vedete, qui abbiamo questa scanalatura e qui abbiamo questa mezzaluna, così. Come lo inseriamo? Non schiacciate con le dita perché vi entra di più dentro poi. Fate così, mettete sopra un qualsiasi cosa, lui andrà giù finché andrà in battuta da una parte all'altra, ma contrastate con il pollice qui davanti. Ecco, vedete? Altrimenti spingete troppo e poi dovete tirarlo fuori, così è perfetto. Fatto questo, prendiamo questo qui, un'altra vite AP, ricordatevi, per aprire i sacchetti vi basterà frizionare con il dito pollice e il dito indice, così i sacchetti si aprono subito. Poi metto questo con le righe rivolte verso l'alto e questo lo metto così. E avvito. E il montaggio a questo punto
è terminato. Adesso prendo quello che ho montato fino a questa uscita e poi ci salutiamo. Voi intanto magari avete avuto il tempo di schiacciare iscriviti, di attivare la campanella. Controllate qui che sia tutto a posto, anche se c'è la sede dedicata, però voi controllate sempre. Ecco qua. Avete visto? E non si sviteranno mai. Però attenzione ragazzi, c'è un punto che è molto fragile finché non monteremo tutto il motore, ed è questo. Fate attenzione perché non saranno pochi quelli che danneggeranno questo pezzo, purtroppo. Anche solo appoggiare il motore, fate attenzione. Non distraetevi, ok? Ecco qui. Portiera anteriore, sinistra. Cioè, basterebbe dire la portiera sinistra perché non c'è la portiera posteriore, ma sono abituato a fare altri modelli dove ci sono anche le 4 portiere, quindi il disco dei freni, volante col piantone dello sterzo, tutto quello che vedete è metallo. Vi ho consigliato di non mettere il tappo sopra, perché se dovete intervenire lo danneggiate per andarlo a togliere. È anche vero che se mi avete dato retta, così come vi esortavo a prendere almeno 4 numeri di questa uscita che era la 2, dove avete tutta la ruota completa, che è bellissima, vi manca solo il gallettone per fare il treno di gomme magari quando andrete ad esporre il vostro modello, e sinceramente 6 euro per una ruota così non sono nulla. Attenzione anche a montare il copertone. Il copertone non è uguale a montarlo così o così. Fate attenzione, guardate le righe. Me l'aveva fatto notare anche un iscritto del quale purtroppo mi dimentico, anzi non me lo ricordo proprio il nome. Comunque vi faccio vedere, guardate. Qui abbiamo la riga finale che è diritta e questa vedete che è in obliquo. La vediamo meglio di qua. Guardate che va verso destra, ma se la giriamo da questa parte è diritta. Ecco, la parte diritta va davanti, la parte ovviamente per esclusione, questa qua, va messa dietro. Guardate la scritta Campagnolo e il numero della fusione dell'alluminio, meraviglioso. Che particolari, qui abbiamo addirittura la piombatura per l'equilibratura della ruota, il logo Firestone, bellissima, con il filetto meraviglioso, un battistrada bellissimo, il gallettone, e questo, il cavallino rampante, che come vi ho appena detto vi sconsiglio assolutamente di avere fretta nei montaggi e di metterlo subito, perché se dovete intervenire, anche se come vi dicevo prima io ho preso almeno 4 uscite numero 1, perché insomma guardate cosa vi danno, è bellissimo anche solo come gadget. E quindi lo stemma, questo qui, guardate che meraviglia, anche perché è bombato, non è in piano, ancora più bello. Io lo metto qui e lo metterò alla fine, o comunque quando saprò di non dover assolutamente più intervenire. Bene ragazzi, grazie del vostro tempo, un abbraccio e un saluto anche da parte del mio Michelangelo, che stranamente non è venuto a fare il protagonista oggi qua in questo video, ma adesso vado a preparare il numero 5, ci sono buone speranze che arrivi. Ciao ragazzi, un grazie con tutto il cuore del vostro tempo prezioso che vi togliete per guardare questi video, che mi auguro possono anche non solo darvi una mano, ma anche tenervi un po' compagnia. Io è come se in realtà con voi avessi la compagnia,
di tutti quelli che mi guardano, e di questo vi ringrazio ulteriormente. Ciao a tutti, un abbraccio nuovamente e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Se l'ho detto va bene, l'ho detto un'altra volta, ma almeno sono sicuro di non aver corso il rischio di non avervi salutato. Ciao!